ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi voglio parlarvi una storia che sicuramente la maggior parte di voi sapranno, una possessione demoniaca avvenuta a Vicenza nel 2021, ma voglio raccontarvela io oggi. Ma prima di cominciare mi raccomando, come di consuetudine, iscrivetevi a questo canale, attivate tutte le campanelline e commentate tantissimo. Ma partiamo subito, perché una ragazza di 28 anni che da un po' di tempo dava già segni di squilibrio, cosa che tra l'altro fino a poco tempo prima non aveva mai dato alcun segno di squilibrio. Per questo motivo, ragazzi, la madre e il fratello decisero di portarla al santuario della Basilica di Monteberico a farla confessare. Nel classico silenzio che ci sono, insomma, in tutte le chiese durante le preghiere, come tra l'altro ha riportato anche Valentino Gonzato sul giornale di Vicenza, improvvisamente sono cominciate a volare urla, bestemmie, parolacce di ogni tipo proprio da questa ragazza che ha squarciato il totale silenzio della basilica. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vaffanculo! Signore Gesù Cristo, figlio di Verbo eterno Padre, Dio universo, il tuo nome sia benedetto, è di Cristo, è di Cristo, è di Cristo. Ecco l'acqua del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, Maligno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta Santa Maria, ma libera, ma Maria, no, maligno, è Cristo più forte. Cacciali via, di la verità. Di la verità. Ma non è solo questo, ragazzi, perché addirittura ha aggredito anche il prete che la stava confessando, che ovviamente è stato subito soccorso dai confratelli. Ovviamente potete immaginare che durante una situazione di questo tipo tutte le persone che erano presenti nella basilica iniziarono a scappare a destra, a sinistra, spaventate, terrorizzate da quello che stavano vedendo, ma soprattutto non solo vedendo, ma sentendo. Esiste il demonio! Come fai a dimostrarlo? Come fai a dimostrare che esiste? Le guerre, tutto! Ma questo... Io esisto! E chi non ci crede è vero! Ma questo... Infatti durante tutto questo fuggi la sala venne blindata e sono state chiamate anche le forze dell'ordine e un'ambulanza. Scene davvero terrificanti, come ad esempio queste. Rechazo solo sulla causa del cuerpo, mi espíritu, mi alma y mi mente. Reclamo la sangre derramada del Señor Jesucristo sobre todo mi ser. Y reprendo todo el poder e influencia del maligno dentro de mí y alrededor de mí, contra las asechanzas del diablo. Señor, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestra mente sea una. A la luz o la sombra. Una domenica del dicembre del 2021, la Basilica di Monteberico è stata teatro di un esorcismo incredibile che ha tenuto impegnati, pensate un po', ben 4 padri dell'Ordine dei Servi di Maria per quasi tutto il tempo. Al termine di questo rituale esorcistico, durato svariate ore, per la precisione 9 ore di rituale, la presunta posseduta improvvisamente è svenuta. A questo punto non so se hanno fatto bene o male, ma la sua famiglia ha deciso di prendere in fretta e furia e di portarla a casa. Don Silvio Zonin, responsabile degli esorcisti del Veneto, ha ricevuto una telefonata di domenica alle 14 in punto. Don Silvio Zonin disse queste parole: Padre Giuseppe Bernardi è di provata esperienza e per quello che mi ha raccontato potremmo essere davvero davanti a qualcosa di sovrannaturale. Ma vanno fatti approfondimenti. Io di solito mi avvalgo della collaborazione di uno psichiatra e di uno psicoterapeuta. Ragazzi, non ha comunque tutti i torti, anche perché comunque i casi di vera e propria possessione demoniaca sono veramente molto rari. Esistono, ma sono veramente rari.
Roxine, Sante Cruci, Domini nostri Gesù Cristo, Spicum Patre, e Deo Spirito Santo, vivi del regno. Basta! Però, ecco la forma. No! Ciao, Dio, no, per me, state veglia, non tenga stretto lei qui. Don Zonin proseguì anche dicendo: da domenica non ho più sentito nessuno, quindi non ho novità. Avevo suggerito di sospendere il rito, poiché la resistenza psicofisica umana anche in questi casi ha dei limiti. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, ormai da tempo la ragazza aveva cominciato già a comportarsi in modo molto sospetto. Il padre era però convinto che la figlia soffrisse di un problema di natura psichiatrica. La madre però, vedendola comportarsi in quel modo, aveva deciso comunque di rivolgersi a un prete della sua parrocchia, perché sospettava che dietro a tutti questi comportamenti violenti e strani, e non solo a quello ma anche alle frasi blasfeme che sua figlia pronunciava, ci poteva essere tranquillamente dietro un'influenza demoniaca. Servi sono fugia e visto succeda, ti dico posti se la tua. Guarda firma, se ci devi vedere famulare per Cristo, un altro, e l'Immacolata, angeli, santi del paradiso, caccia via da lei, il male, le stregonerie, la magia nera, le messe nere, le messe nere. Per questo motivo, come vi ho detto, la madre quella domenica ha deciso di portarla al santuario di Monteberico per farla confessare, e assieme a loro, se vi ricordate, come vi ho detto a inizio video, era presente anche il fratello. Ma arriviamo nel dettaglio, perché questa ragazza intorno alle 11 ha appena messo piede non dentro la chiesa, ma proprio dentro il confessionale, la situazione è degenerata immediatamente. Sempre in base degli elementi raccolti da diverse testimonianze, la giovane è saltata addosso al prete che la stava appunto confessando e ha iniziato a imprecare. Secondo le testimonianze di alcuni presenti, l'avrebbero sentita parlare anche in lingue diverse, addirittura il latino. Il padre che la stava confessando ha immediatamente chiesto aiuto al padre Giuseppe Bernardi, l'esorcista di Monteberico, che è immediatamente accorso insieme al padre Carlo Rossato, il priore, ed altri 2 suoi confratelli. Questi ultimi hanno liberato la sala dai pochi presenti rimasti e hanno chiuso tutta la basilica, l'hanno sbarrata letteralmente. I frati, dopo poco tempo e dopo averla osservata, avevano notato immediatamente la presenza del demonio nella ragazza e immediatamente cominciarono le preghiere di liberazione, mentre molti dei fedeli hanno cominciato a pregare nel piazzale. Pregavano, continuavano a pregare nonostante erano terrorizzati dalle urla che provenivano proprio dal suo interno. E con tutte le persone legate a Satana, spese suo fratello. Del suo fratello. Tutte le legate a Satana. Spese suo fratello. Al suo fratello. Qualcuno però ha deciso di contattare anche i centralini della polizia locale, e non solo, anche del SUEM, e a Monteberico si sono presentate quasi immediatamente 2 pattuglie e un'ambulanza. Ma tutti gli agenti soccorritori sono rimasti fuori dalla penitenzieria. Questo rituale di esorcismo è stato davvero molto complicato, tant'è che padre Bernardi e padre Rossato hanno contattato altri esorcisti di altre diocesi italiane affinché dessero manforte a distanza con le loro preghiere. Nonostante tutti gli sforzi di questi esorcisti, la giovane non dava alcun cenno di calmarsi, anzi peggiorava sempre di più. Pensate che correva da una parte all'altra della sala saltando addirittura sui mobili, continuando a gridare a squarciagola imprecazioni di ogni tipo, ma quasi mai in lingua italiana, sempre in lingue straniere. Avrebbe inoltre anche tentato di aggredire tutti gli esorcisti, compresa sua madre, che tra l'altro le ha pure tirato uno schiaffo, perché tutti erano lì che cercavano di calmarla.
Pensate che per immobilizzarla ci sono volute ben 4 persone e tutti e 4 i preti continuavano a ripetere più e più volte le preghiere di liberazione. He aquí la cruz de Jesús. ¿Dónde está la cruz? He aquí la cruz de Jesús, huid sus adversarios. En el nombre de Jesús. He aquí la cruz de Jesús, huid sus adversarios. Con la fuerza del cielo. Por el orto esa cruz, No Javier. podés, no podés. En el nombre de Jesús, sale todo mal. Expulso por la virtud de Cristo crucificado. Ma ragazzi, intorno alle 20:30 arriva la svolta. La ragazza, ormai distrutta, stremata da tutto questo, si addormentò di colpo. Secondo i religiosi questo rituale ebbe avuto successo. E tu guida il ministro lì si indigno. Forse sinonimo Saveria, ne qui un creatura andai, le circostante, cuore nostro, pure modo anche soffenda, in nome del Padre, del Figlio, Spirito Santo, via. Ha bisogno di bere un bicchiere d'acqua? Magari sì. Un bicchiere d'acqua? No, c'è l'acqua per vedere. Ci sono i bicchieri. A questo punto, mentre stava dormendo, è stata caricata sull'auto della madre e riportata appunto a casa sua. Da quel momento in poi ha cominciato ad essere seguita da un ministro della Consolazione, così si chiamano oggi gli esorcisti, della diocesi veronese che ne conta ben 14. In città ve ne sono 5, nella zona del lago 4, a sud di Verona 3, poi una a Valpolicella e un altro a San Martino Buonalbergo. Infatti il loro referente è proprio Don Silvio Zonin, parroco di Villa Fontana e docente di teologia liturgica all'Istituto di Scienze Religiose San Pietro Martire. Ragazzi, anche per oggi questo mio video si conclude qui, io spero che vi sia piaciuto, mi raccomando commentate, ditemi la vostra, ma soprattutto fatemi sapere una cosa, voi se fosse stata vostra figlia, l'avreste lasciata ancora un po' lì con i preti o l'avreste immediatamente riportata a casa? Commentate ragazzi, commentate tantissimo e iscrivetevi a questo canale e attivate tutte le campanelline. Noi ci vediamo prestissimo nel nostro prossimo video. Ciao a tutti ragazzi e stay tuned!